Bentornati su Scoring for Films. Io sono funestato e flagellato da un raffreddore fortissimo. Fabrizio no, ma lo sarà presto. Evidentemente. Ciò nonostante, stoici come dei guerrieri dell'antica Roma, Fedeli all'appuntamento, perché oggi abbiamo la seconda parte della miniserie in 3 puntate in cui vi spieghiamo la telenovela nella quale spieghiamo come si scrive una colonna sonora, o quantomeno come noi facciamo questa cosa. Magari qualcuno dirà come non si scrive una colonna, perché potrebbe anche essere un'idea. Allora, noi quello che abbiamo cercato di fare nella scorsa puntata, ed è un po' il fil rouge di tutta questa serie di 3 parti, è non solo entrare in un certo dettaglio tecnico che è utile per imparare determinati meccanismi, ma soprattutto cercare di far vedere sempre il lavoro che c'è dietro a monte, cioè il pensiero che c'è oltre la fase organizzativa e musicale. Abbiamo sempre detto, certo, è importante, qui la modulazione, qui il modo dorico, tutto giusto, ma cosa c'è a monte? Oggi invece andiamo nello specifico, dettaglio. ovvero abbiamo pensato molto. Forse abbiamo pensato bene, forse abbiamo pensato male. Ce lo dirà chi? Il regista, il produttore. Adesso dobbiamo passare alla realizzazione. Facciamo finta che tutta la parte precedente la diamo per assolta. È stato un successo, la presentazione è andata benissimo e adesso dal provino dobbiamo evolvere il provino verso la registrazione orchestrale. Il brano che oggi si scrive per il cinema, per il film, è tipicamente un brano scritto su una workstation digitale. Inevitabilmente sarà scritto su Cubase, su Live, su Logic. C'è chi scrive anche su Pro Tools o il Digital Performance, quello che volete, ma poi a un certo punto dovrà uscire da quell'ambiente per approdare nel mondo reale, trasformarsi da qualcosa di teorico a qualcosa di suonabile, di eseguibile. Cosa succede all'atto pratico? Noi possiamo aprire la sessione del brano che nella puntata precedente abbiamo analizzato. Il primo obiettivo che dobbiamo darci in questa terra di mezzo della preparazione delle partiture è quella di esportare, di uscire dall'ambiente, in questo caso di Cubase, per entrare in quello del software di notazione di Sibelius. Quindi in questo caso Sibelius, ne esistono altri. Ne esistono altri? Sì. Veramente? No, specifico questa cosa, perché Sibelius attualmente non ci sta dando soldi per fare pubblicità. No, è vero, è vero. Quindi, diciamo che quello che usi tu, quindi Fabrizio usa Sibelius. Le tracce degli strumenti virtuali, che sono ovviamente scritte in MIDI, abbiamo visto, apriamo ad esempio le viole e i violoncelli, vediamo il linguaggio del MIDI che è basato su 3 elementi centrali, che sono l'altezza della nota, la sua durata nel tempo, che noi possiamo vedere rappresentata dalla lunghezza della linea in questa visualizzazione che si chiama piano roll in gergo, la velocity, ovvero l'intensità della nota, perché si suppone che la velocità di abbassamento del tasto sia proporzionale al volume di emissione, no? Certo. Quindi se ragioniamo anche sul pianoforte, immaginiamo il pianoforte, più forte certo. è la nota, più veloce è l'abbassamento che la nostra forza ha impresso sul tasto. Ecco, così. Attenzione a un passaggio, soprattutto giovani virgulti della composizione musicale, soprattutto se avete l'abitudine di far partire tutto dal suonare una tastiera, e quindi voi la colonna sonora suonate una linea, poi suonate la linea del basso e così via. Quando poi dovrete trasportare quello che avete suonato in MIDI, potreste avere dei problemi, dovete quantizzare nella maniera giusta, perché altrimenti mi ricordo i miei primi export di quello che suonavo erano una cosa illeggibile, perché fuori posto, esatto. O con degli accordi di 50 note, insomma, ecco. Quindi magari un giorno, non so se sarà il caso di faccio un video apposta, ma un approfondimento sulla quantizzazione potremmo pensarlo un giorno. Se andiamo a riaprire i corni che abbiamo visto nella puntata precedente, possiamo tornare a vedere le curve legate all'expression. In questo caso, su questo campione, l'expression mi dà il volume. Il pitch bend, l'intonazione. I corni ricordiamo che li facevo diminuire come altezza in modo graduale con quello che si chiama in gergo un portamento, anche se qui non c'è un'altra nota a cui portare, a cui arrivare, certo.
Sì, indipendentemente da come lo chiamiamo, è importante che poi il direttore lo spieghi quello che vuole e poi i musicisti lo fanno, insomma. Però ecco, effettivamente non c'è una nota di arrivo, quindi... E perché ne stiamo parlando? Perché noi possiamo vedere ad esempio subito il corrispettivo di questo MIDI su Sibelius, sul nostro software di notazione. Ecco qui praticamente esattamente è scritto, il compositore ha scritto proprio quello che vuole, è stato aggiunto questa specie di virgoletta che ci spiega appunto questo passaggio del bending che abbiamo visto anche analizzando Beltrame. Certo, esattamente, e poi c'è questo bemolle perché ci dice che deve essere in giù, ok, e verso non proprio un tono ma un quarto di tono, quindi non andare al bemolle, ma di andare un po' prima. Esattamente come appunto hai giustamente detto quando abbiamo parlato di Beltrami, è una parte di musica in parte aleatoria che non può e non deve essere fatta identica da tutti i musicisti, perché altrimenti si perderebbe quell'effetto di realtà e di naturalezza. Quello che interessa è anche la tempistica, però. Infatti possiamo vedere che in questo caso il bending è distribuito nei primi 2 quarti, potrebbe essere distribuito ad esempio in tutta la battuta. Infatti possiamo vedere che quando entrano tutti i corni e i tromboni, il bending inizia a essere distribuito nei 4 quarti. Ho cercato di essere chiaro nell'indicazione perché quello che è scritto qui verrà letto dal musicista, che avrà la sua parte. E in questo caso, ad esempio, la parte del corno che si troverà sull'Egio la possiamo vedere. Eccolo qua. Quindi l'esportazione del MIDI verso il software di notazione avviene dall'ambiente di Cubase. In questo caso si esportano tutte le voci, tutte le tracce MIDI che poi vengono importate nel software di notazione e da lì si inizieranno a rilavorare. Intanto però, sempre rimanendo nell'ambiente della DAW, delle nostre sequenze, avremo delle sequenze elettroniche anche. In questo caso c'è tanta elettronica. Oppure avremo anche delle registrazioni esterne all'ambiente orchestrale. Nel mio caso, ad esempio, la maggior parte, se non tutti i pianoforti che io registro, ad esempio, sono eseguiti in studio o da me o da altri musicisti e portati poi in quella che chiamiamo pre-produzione. Sì, questa cosa è molto importante. Allora, innanzitutto, oggi come oggi può esserci naturalmente che ci sia un progetto esclusivamente orchestrale senza neanche, però quasi sempre, soprattutto nei progetti cinematografici, c'è sempre un apporto di un qualcosa appunto di elettronico che è stato lavorato in studio, e quindi se il compositore sa già qual è il suono che andrà ad aggiungersi all'orchestra. In più, come ha detto Fabrizio, alcune cose vengono registrate anche per questioni di praticità, magari che so, hai quel chitarrista che vuoi proprio lui che è a Roma e tu sei a Milano, lui te lo registra in remoto, te lo manda e tu lo aggiungerai. Questa cosa è fondamentale perché i musicisti, quando suonano la loro parte, sentono anche il resto, perché se no molte volte, soprattutto in certi brani orchestrali con delle note molto lunghe, tu vedi la parte e la parte di per sé scritta così non ti dice granché, e anche per il musicista vedere magari una nota molto lunga dice vabbè, che senso ha? Se invece sente cosa accade attorno anche a quella nota lunghissima, ovviamente anche lui la suonerà con un'altra intenzione. Tutte le registrazioni esterne fatte in remoto, fatte in studio, fatte in qualsiasi modo, si uniscono all'esportazione audio di tutti i sintetizzatori che troviamo come strumenti virtuali o qualsiasi altra cosa abbiamo come strumento virtuale nel nostro Cubase o in qualsiasi altra workstation, quell'insieme di tracce audio che costituiscono tutto ciò che l'ingegnere del suono inserisce nella sua sessione della sua workstation digitale, in cui importerà a sua volta tutte queste tracce audio. Importerà anche un'altra cosa fondamentale, che è la tempo track. Tempo track è fondamentale. Allora, ovviamente nella musica applicata, proprio perché è applicata a un'immagine, quello che noi facciamo deve essere sincronizzato perfettamente all'immagine, qui dovrà abbinarsi.
Ovviamente per poter abbinarsi molte volte c'è da fare degli aggiustamenti sul tempo. Guardo l'immagine e ci suono su, così mi faccio una vaga idea di quali sono i punti in cui dovrà succedere qualcosa, e poi scopro che appunto sto suonando a 120 di metronomo. Poi però scopro che per andare perfettamente a collimare con un punto di sync, con un cambio di inquadratura, con qualcosa, magari il tempo giusto non è 120 ma appunto 123, o come abbiamo visto prima 126. Quel 126 ci consente di fare in modo che tutta la frase sia perfettamente spazializzata all'interno della sequenza che deve e questa è la tempo track nel caso in cui il tempo sia stabile, certo. Ma come abbiamo visto più volte il tempo non è mai stabile, certo. Ora in questo caso di questo brano per casualità il tempo era stabile, ma la scena ha i suoi movimenti, il commento segue i movimenti della scena, a volte la velocità aumenta, a volte diminuisce, come abbiamo visto più volte può essere gestita a seconda di ciò che vogliamo ottenere. A volte si usano i poliritmi, ovvero alle battute vengono aggiunti o sottratti quarti o ottavi quello che ci serve per arrivare giusti al battere della battuta successiva. Oppure invece a volte si usano proprio delle rampe, delle linee dove in maniera graduale il tempo rallenta nel sequencer, viene programmato, e questa tempo track, ricordiamo, costituirà anche la matrice del metronomo che gli orchestrali sentiranno in cuffia insieme alle sequenze che vogliamo far sentire. Questo è fondamentale, perché ovviamente, come già stato detto, in cuffia i musicisti hanno quello che non stanno suonando, quindi tutto il resto, più il click, e il click è fondamentale appunto per poter arrivare, anche se una volta non si utilizzava, ma insomma ormai e la domanda sorge spontanea: e allora il direttore cosa serve? Questo è un tema interessante, perché il lavoro che fa il direttore orchestra in una registrazione, diciamo per una colonna sonora, rispetto al lavoro che fa un direttore orchestra in concerto per fare la settima di Beethoven, è un lavoro assolutamente diverso. In comune c'è la figura, in comune c'è il fatto che mediamente hanno un bacchetto in mano, e in comune c'è che mediamente hanno fatto lo stesso corso di studi, ma la funzione è proprio diversa. Capite bene che dovendo seguire in maniera pedissequa e senza poter sgarrare neanche di un secondo un click, il direttore orchestra deve verificare, la prima cosa, che tutto quello che viene suonato sia concorde al click. E poi ovviamente c'è anche la fase normale del direttore orchestra che verifica le note che siano giuste, l'intonazione, anche se devo dire che in questo caso l'ingegnere del suono spesso aiuta, dice guarda che i violoncelli, perché altra cosa che diventa scomoda la prima volta che si dirige su registrazione è che anche il direttore ovviamente ha la cuffia, ovviamente, perché anche lui ha il click e anche lui ha le altre cose, e vi assicuro che ascoltare l'orchestra in cuffia, ascoltare senza cuffia è un altro mondo, e quindi quelle cose che senza cuffia in maniera naturale sentiresti che magari le viole magari quel punto lì hanno sporcato, può darsi che in cuffia, anche per questioni banalmente di livello, perché magari hai i violoncelli un po' più forti delle viole, quindi le viole le senti molto meno, potresti non accorgerti facilmente di tutto quello che accade. In questo caso il genere del suono ti dà un grosso aiuto e dice guarda, rifacciamo quello perché non era io ad esempio ho rinunciato a qualsiasi velleità di dirigere magari un mio pezzo, preferisco essere presente con la testa sull'ascolto, su quello che è eseguito, per come verrà sentito, nel senso che l'ascolto sul palco in mezzo all'orchestra è qualcosa di insuperabile come appagamento, cioè una delle esperienze più belle che si possono vivere, ma è tremendamente fuorviante. È verissimo. Io infatti invece al contrario di Fabrizio dirigo sempre io le cose che scrivo, però so già che ci sarà un momento in cui dirò basta, voglio stare alla console, perché in realtà la percezione vera di quello che sta succedendo non ce l'hai stando sul palco a sbacchettare, ma ce l'hai stando alla console, e quindi soprattutto nelle intenzioni teoricamente più utile che il compositore stia alla console piuttosto che sul podio. Nel mio caso io comunico al direttore d'orchestra, nello specifico Enrico Goldoni, quelli cambiamenti, quelle modifiche da fare sulle intenzioni, sulle intonazioni da aggiustare, sulle sezioni da amalgamare, sulle dinamiche da cambiare, perché ricordiamo che noi abbiamo nella costruzione del provino e quindi sul Cubase, che stiamo vedendo come tradurre
in materiale leggibile nella performance, abbiamo un qualcosa che è sia nella nostra testa sia nella fissazione virtuale di un provino che non è rispondente a quella che poi sarà l'esecuzione reale, che ha 1000 variabili in più, 1000 elementi umani in più, e che tendenzialmente presenta sempre delle sorprese. A volte positive, a volte meno, negative, però. e su quelle negative bisogna lavorare, perché la carta non è sufficiente a comunicare un'intenzione. E ricordiamo che l'orchestra esegue brani che non ha sentito, l'orchestra non ha sentito i provini. Certo, se lo vede l'orchestra, e questo è un altro passaggio importante che ha detto Fabrizio, l'orchestra legge sempre a prima vista, cioè non è che le parti le hanno avute una settimana prima e a casa si sono messe lì a studiarle. Probabilmente non lo farebbero comunque, anche se gli dessero una settimana prima, ma comunque non lo fanno. Tutto è letto a prima vista, e quindi l'orchestra non sa a cosa va incontro. Se è una musica triste, allegra, gioiosa, eroica, strana, weird. Quella frase musicale che sta eseguendo, che senso ha? Perché deve essere eseguita in un modo o in un altro? In un modo magari molto espressivo, o invece in modo algido, completamente senza vibrato? Queste cose tu le puoi scrivere, e anzi, io tendo a scrivere tantissimo che è sempre carta. un di supporto, senza dubbio. Però espressivo, molto espressivo, ma quanto? Quanto deve essere espressivo? E lì entra in gioco tutta l'interazione con la sensibilità dei musicisti, ciò che invece il compositore immaginava nella sua testa, e quel punto di incontro che è la messa a fuoco dei due mondi. Ad esempio, io voglio ottenere un certo effetto dai violoncelli, ovvero l'espressività del brano mi porta a scrivere delle forcelle. Le forcelle sono le dinamiche che aumentano o che diminuiscono. Esatto, sono dei segni grafici proprio che si aprono e si restringono e comunicano visivamente. Un crescendo o un diminuendo, detto in altra maniera. Queste forcelle però tendono a spegnere il suono. Io magari in quel momento invece desidero che il suono non vada a morire. E allora che cosa faccio? Devo spiegare tutto alle orchestrali ogni volta, oppure provo a scrivere in maniera che la stessa sezione abbia due modi di leggere le stesse note. Ce l'abbiamo in un brano, questo esempio. Eccoci qua, metà leggi con forcella e metà tenuti. Quindi vuol dire che quella stessa nota praticamente verrà suonata dalla stessa sezione in due maniere diverse. Metà sezione suonerà tutta la nota intera, diciamo così, l'altra metà della sezione suonerà il diminuendo. E questa cosa è molto importante perché è uno di quei preziosismi che si possono ottenere dall'orchestra vera. Cioè, molte volte qual è il limite di fare le cose con i campioni anche al livello più alto artistico finché vogliamo, che suonano comunque tutti nella stessa maniera. I violoncelli sono tutti quella roba lì. Più con l'orchestra si può fare anche un'altra cosa. Se si vuole un crescendo, magari si può dire che ci sono 8 violoncelli, ok, da battuta 1 a battuta 4 suonino solo i primi 4, le altre 4 battute aggiungono altri 2 e da battuta 17 entrino tutti gli altri. E questa è una cosa che quei campioni non si può tenere. Non si può fare. No, non si può tenere. Quando tutto quel lavoro che abbiamo detto è stato fatto, quindi quando si è passati dal sequencer al MIDI e dal MIDI alla carta, spesso con la figura del copista, insomma, che appunto che non è un copione, non è un copione. È proprio quella figura che si occupa di realizzare la partitura e le parti. A volte lo fa il compositore, a volte lo può fare dentro l'orchestra, ma a volte invece c'è proprio la figura del copista. Per cui venghino signori e signore e guardino la partitura. Eccola qua. Questa è la partitura del direttore stampata, ovvero quella che abbiamo visto nel software di notazione trasposto in carta. Il libretto che si vede rilegato in questo caso raccoglie tutte le partiture da suonare, in questo caso le partiture che sono state suonate dall'orchestra sinfonica nell'ambito delle registrazioni di quella colonna sonora, ed è in questo caso un formato grande, un A3, perché serve a me a leggere in modo chiaro qualcosa che è distribuito in così tante voci, e su una A4 sarebbe veramente piccola, avrei bisogno di un microscopio. Ecco, c'è un'altra cosa che potremmo dire, una consuetudine che spesso c'è nella musica leggera o nelle colonne sonore. Non tutti lo fanno, però spesso tutti gli strumenti si scrivono in concert pitch, quindi nelle parti gli strumenti traspositori avranno la loro parte scritta in fa, in si bemolle, in la, perché sul leggio dello strumentista sul palco ci sarà il suo foglio
scritto con la sua trasposizione per il suo strumento. Mentre sulla partitura spesso si scrive in note reali. È un discorso di abitudine, come dire, non c'è un modo giusto o uno sbagliato. Io per esempio sono uno di quelli che ancora anche la partitura ce l'ha con gli strumenti traspositori, quindi corni in fa, non leggo le note reali ma leggo le note trasportate in fa. Ma detto questo, insomma, è solo questione di comodità e di praticità del direttore, di velocità nell'interazione. Magari in quel momento, per evitare di rischiare una minima confusione, io preferisco invece avere tutto in do, perché sono sicuro che ciò che mi cambia sono le chiavi ma non le alterazioni. Quindi abbiamo detto che la figura del direttore in studio è diversa dalla figura del direttore in concerto. Però Fabri, c'è un trucchettino che possiamo sì, perché molte raccontare? persone, ponendo sempre la domanda a noi, ma che cosa fa un direttore, a che cosa serve? Io sul mio canale ho fatto 2 video solo su a cosa serve il direttore orchestra. Ecco, in questo caso, sebbene in cuffia l'orchestra possa avere, come avviene spesso, il click, quindi il metronomo, il direttore però sta dirigendo realmente, non solo con le intenzioni, ma anche col movimento, col gesto, che ha un tempo preciso. Ora, qual è il trucco per capire in generale se un direttore è un fake direttore oppure invece un direttore che sta veramente dirigendo l'orchestra? Guardando, osservando se il gesto della mano e del braccio è perfettamente a tempo col tempo della musica oppure no. Perché? Perché allora il concetto è molto semplice. Molti risponderanno al contrario, esatto, diranno è bravo tempo, se è quello a tempo. No, il gesto del direttore deve essere sempre in anticipo sul tempo, e a maggior ragione se l'orchestra è molto grande, perché se io vado giù così, dico il battere è questo, nel momento che io sono giù è già passato, quindi ho allungato il tempo della battuta. Io devo essere in anticipo sul battere, di modo che quando vado giù col tempo che ci è voluto l'ultima fila in fondo di viole sia perfettamente insieme. E questa cosa ovviamente, quanto più il brano è veloce tanto più si riduce, perché ovviamente lo scarto è minimo. Sui brani lenti voi vedrete che spesso il suono non è pam ma è pam, cioè il gesto deve essere sempre in anticipo. Quindi se trovate un direttore che soprattutto su un tempo lento è sempre precisissimo in battere, vuol dire che l'orchestra sta andando per i cavoli suoi. Perché se guardasse il direttore rallenterebbe a ogni battuta successiva fino a fermarsi. Il direttore vero sta cantando realmente in testa ciò che deve essere eseguito, è questo che rende anche quel lavoro abbastanza complicato, perché tu devi essere indipendente dal mondo esterno. Detto in altri termini, tu devi ascoltare quello che stanno suonando ma pensare a quello che dovranno suonare. Esattamente, quindi questa è la differenza. Bene, direi che come seconda parte delle 3 ne abbiamo data di roba. Abbiamo Fabri? detto qualcosa, ma adesso manca la ciccia. La ciccia. E diamo un anticipo di che ciccia sarà? Sì. Ciò che abbiamo visto preparare per la registrazione. Dobbiamo schiacciare il tasto rec. Dobbiamo schiacciare il tasto rec e dobbiamo schiacciarlo lì, in auditorium, in orchestra. E noi abbiamo del materiale visivo che non solo fa vedere anche la preparazione del setup, del palco, ma anche la registrazione di ciò che è stato scritto, pensato in origine e poi mixato. Non solo mixato, ma arriveremo all'ultimo passo finale che sarà il mastering. Per cui non perdete la terza parte. Se non l'avete ancora fatto è obbligatorio iscrivervi al canale, lasciate nei commenti i vostri pensieri, i vostri desideri, se avete delle richieste. Ci vediamo al prossimo video, non mancate.